Quando qualche settimana fa al lavoro mi hanno detto che sarei dovuto andare negli Stati Uniti, non ho pensato né alla Statua della Libertà né al Golden Gate Bridge. Il mio obiettivo sarebbe stato soltanto uno: scoprire e provare la pizza americana. Questa è la storia del mio viaggio negli Stati Uniti e di come la pizza napoletana un secolo fa abbia intrapreso un viaggio del tutto inaspettato, diventando uno dei piatti più popolari negli Stati Uniti d'America. Per la prima volta in vita mia ho dovuto affrontare un viaggio intercontinentale. Non mi nascondo che le 6 ore di volo, il jet lag, il cibo, i 1000 luoghi comuni sugli USA mi hanno messo un po' d'ansia. Ma allo stesso tempo Boston, la destinazione del mio viaggio, mi incuriosiva parecchio, dato che storicamente è una città equamente divisa tra discendenti irlandesi ed italiani. Alla ricerca della pizza più buona di Boston. La scelta delle pizzerie era molto ampia e ho volutamente escluso quelle che proponevano pizze napoletane. Volevo provare qualcosa di più autentico, una vera pizza americana, quella croccante con 50 condimenti diversi e 12.000 calorie. In questa lista ho trovato qualche suggerimento interessante, ma soprattutto ho appreso che anche a Boston, come in ogni città americana, esiste una Little Italy, piena di ristoranti italiani probabilmente fermi agli anni 50. Sono a Boston, sono qua da giorno, il jet lag mi ha praticamente distrutto. Adesso sono le 7:10, ma per me è come se fossero l'1 di notte. Però voglio fare una cosa: sono venuto fino a qui per fare tutt'altro, ma voglio togliermi lo sfizio di andare in città e di visitare Little Italy. Mi hanno detto che in Little Italy ci sono centinaia di pizzerie italiane, napoletane, insomma pizzerie. Io però sono indeciso se provare una pizza proprio americana, proprio di Boston, oppure se provare una pizza italiana e fare una recensione, non lo so. Ma vediamo che cosa succede. Direi di andare a Little Italy. Prenotato un Uber, mi sono diretto verso Little Italy, situata nel North End. Durante il viaggio di circa una quarantina di minuti ho avuto modo di conoscere Gustavo, un autista immigrato dal Guatemala, trasferitosi a Boston da tanti anni, e in un misto di italiano, spagnolo e inglese abbiamo parlato della sua vita negli USA, delle opportunità di lavoro e soprattutto di come la moglie gli dica che non sta mai zitto, ed in effetti aveva proprio ragione. Ed ecco Boston, nonostante il buio, il colpo d'occhio e di tutto rispetto, grattacieli, strade enormi e insegne proprio come nei film. Camminando, qualcosa mi ha fatto capire che stavo per raggiungere il posto giusto. È stato il tasto del semaforo a suggerirmi che non avevo sbagliato strada. Finalmente a Little Italy. Il cuore del North End, Little Italy, aveva qualcosa di familiare, assomigliava infatti ad una città europea. Mamma mia, quante salite ci stanno a sto Boston. Sono allenato però, ma il punto è: troverò una pizzeria autentica a Boston, non napoletana, ma che rispecchi la pizza di Boston. Comunque ho deciso, vado in una pizzeria proprio tipica. Pare ce ne sia una, si chiama Regina Pizzeria. Ed è a questo punto che, cercando di orientarmi su Google Maps, mi è cascato l'occhio su una pizzeria non lontana da dove mi trovavo in quel momento. Non vi nascondo che più mi avvicinavo alla pizzeria e più mi sembrava di stare in Italia. Interessante, questo è un panettiere italiano. Ho addirittura incrociato 2 panetterie italiane che profumavano di pane e focacce appena sfornate. E come in un miraggio nel deserto, ho avvistato l'insegna della pizzeria Regina, la pizzeria per eccellenza a Boston. Sono arrivato, vediamo se c'è posto. Fondata nel 1926 da una famiglia originaria di Napoli e che nel corso degli anni, grazie al successo ottenuto, hanno aperto ben 17 sedi in città. Ma io ero fuori la sede storica, la pizzeria più antica di Boston, l'equivalente di Brandi o Michele a Forcella, e non vi nascondo l'emozione che stavo provando in quel momento. Una volta dentro sono rimasto stupito dalla semplicità del locale, a tratti spartano. Mi ha ricordato quelle piccole pizzerie a Napoli nascoste nei vicoletti, tavolacci di legno, fotografie che raccontavano un passato glorioso, camerieri con le facce che sembravano uscite da un film degli anni '80 e soprattutto la gente, tanta che come sempre è un buon segno. Sono riuscito a sedermi al bancone con un'ottima visuale sulla cucina e il forno. E proprio a proposito di quest'ultimo, ero al cospetto del forno più antico che abbia mai visto, costruito nel 1883. Ero decisamente curioso di vederlo all'opera.
Il menù proponeva circa 25 pizze e la prima scelta da fare era sul diametro, 10 o 16 pollici, cioè 25 o 40 centimetri. Ma vista la ricchezza dei condimenti ho pensato fosse meglio ordinare una da 10 pollici. Il menù ha anche fornito informazioni per me fondamentali. L'impasto sarebbe frutto di una ricetta di oltre 90 anni a base di lievito naturale. No, sarà mica lievito madre, ma è fatta fermentare fino ad ottenere la perfezione. Bah. Il pomodoro prometteva di essere leggero, ma anche un misto di dolce e piccante grazie alle giuste erbette e spezie. Ed infine gli ingredienti, i toppings, garantiti per la loro freschezza, presi da produttori locali di carni e di verdure senza additivi. Mi ha fatto sorridere vedere il pecorino romano, la feta o il pesto e le olive verdi tra gli ingredienti gourmet, ma evidentemente in USA sono considerate delle sciccherie. Di fronte a 25 pizze, onestamente non sapevo quale scegliere e per un attimo ho ripensato al menù degustazione di pepe in grani, salvo poi ritornare alla realtà. Ero in America e dovevo adattarmi alle tradizioni culinarie locali. Alla fine ho optato per uno dei classici di sempre alla pizzeria regina, The Giambotta, salame piccante che in inglese si dice pepperoni, salsiccia fresca, salame non piccante, funghi, peperoni, cipolle, basilico fresco e mozzarella made in USA. Ma prima di continuare ragazzi mettetemi un bel like se vi sta piacendo il video, altrimenti dislike. Lasciatemi un bel commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campana per ricevere una notifica tutte le volte che caricherò un video. Ricordate che su Udemy c'è il mio corso di pizza fatta in casa, The Art of Pizza Making, che è un corso in inglese. Seguitemi sul mio nuovissimo canale Telegram, Gigio Pizza, mi trovate così. Oppure cliccate sul link qui sotto, t.me/Gigio Pizza. E infine sono su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Dopo circa 10 minuti di attesa è arrivata lei, la Giambotta. La mia prima impressione è stata di sorpresa, non mi aspettavo una quantità così grande di ingredienti su una pizza così piccola. Me ne aspettavo tanti, sì, ma non così. Seconda nota. Cosa ci faceva un finocchio? Nella descrizione del menù il finocchio non veniva menzionato. Magari si sono sbagliati o magari il pizzaiolo ha lavorato a sentimento, come diciamo a Napoli. Un'altra cosa che ho subito notato è stata la dimensione del cornicione, che ricordava tantissimo le pizze congelate di tipo industriale. La pizza è stata cotta almeno 10 minuti e questo ha dato consistenza all'impasto che risultava croccante sul bordo e abbastanza solida al centro, tanto da poter reggere il peso degli ingredienti senza piegarsi. Una pizza napoletana non potrebbe avere tutti quegli ingredienti, sarebbe perfino difficile girarla in cottura. Gli ingredienti del menù sembravano esserci tutti, a parte il basilico erano stati tutti cotti. Avete visto quel vasettino con quel liquido giallo scuro? Mi è stato servito insieme alla pizza, è un dip, cioè un condimento extra nel quale inzuppare o pucciare la pizza come dicono a Milano. Nel vasetto c'era un olio leggermente piccante e aromatizzato all'aglio, il cosiddetto aioli. Tra cipolla e aglio ero pronto a dire addio ad ogni mia velleità sociale. Avevo deciso di sacrificarmi per il bene della pizza. Ed ecco la prova dell'assaggio. Notate la quintalata di mozzarella che ad ogni morso filava come si vede nei film. Allora era tutto vero. Volevate sapere il mio parere? Beh, ho cercato di giudicare senza avere in testa la pizza napoletana e la sensazione è stata positiva. Quel miscuglio di sapori, di salsicce, salami, verdure varie mi ricordava le cene organizzate con i miei coinquilini ai tempi dell'università. Si cucinava la pasta con quello che si riusciva a racimolare nel frigo o chiedendo ai vicini. Non ho mai capito se fosse buono perché era l'unica cosa che potevamo mangiare o se fosse davvero buono, ma fatto sta che la pizza era praticamente uguale. Ed ecco la prova aioli dip. Mi sono sentito in colpa di inzuppare in quella tinozza d'olio. La pizza era già grassa di suo, ma devo dire che il sapore era decisamente buono. Mo, dimentichiamoci il cibo sano, l'equilibrio del cibo italiano, delle pizze a chilometro zero. Questa roba che stavo mangiando spaccava e stava mandando in visibilio le papille gustative. Devo dire che ad un certo punto mi sono anche vergognato. Anni a raccomandare di non esagerare coi condimenti, di aggiungere qualcosa di verde in presenza di ingredienti grassi e tutto ad un tratto fregato da una pizza americana. Alla seconda fetta ero già KO e questo ha fatto suonare il campanello d'allarme. Da un'analisi molto vicina sono evidenti due cose: la quantità di grassi animali e vegetali e l'impasto che sembrava non lievitato affatto. Stavo
Stavo solo giudicando secondo i miei canoni, oppure la pizza era solo un bellissimo cibo spazzatura? Ma soprattutto, avrei mai digerito questo insieme di impasto ed ingredienti senza né capo né coda? Bah, il mio timore è aumentato quando ho visto che questo pezzettino non era cotto e che l'impasto era ancora spalmabile. Da questo momento in poi non ho più filmati perché ho notato che alcuni membri dello staff avevano cominciato ad innervosirsi. Non volevano che usassi la GoPro, mentre sono stati leggermente più tolleranti con il cellulare. Credo che pensassero che fossi della concorrenza. Si sono addirittura raccomandati di non riprendere il forno e di contattare addirittura l'ufficio marketing nel caso in cui avessi voluto riprenderlo. Bah, questo è il motivo per cui alcune riprese sono oscurate. Posso dirvi però che il forno, il presunto segreto delle loro pizze, altro non era che una versione antica di un moderno forno elettrico con sportello orizzontale in metallo ed una maniglia che serviva a richiuderlo. Credo ci fosse pure un antico termometro ed un faretto per illuminare l'interno del forno. A vederlo esternamente, a distanza di circa 3 metri, sinceramente non mi è sembrato avesse qualcosa di speciale, ma il mio è soltanto un giudizio superficiale in quanto non ho potuto vedere i mattoni. Ho anche cercato di sapere qualcosa in più sulla storia di questo posto, ma il responsabile mi ha detto di tornare dopo un paio di giorni. E questo, devo dire la verità, è stato un po' seccante, perché aver fatto 4800 km in aereo e non aver ricevuto qualche informazione storica da usare in un video che avrebbe fatto conoscere Regina in Italia e in altri posti è stato un pochino frustrante. L'unica persona con cui sono riuscito a parlare è stata la signora Lucia, la discendente dei fondatori della pizzeria, che, sentito che ero napoletano, si è sciolta e ha chiacchierato un pochino. Mi ha anche detto che è stata a Napoli, ma che la pizza napoletana non le è piaciuta. Troppo molle. Bah. Mi sono fatto mettere il resto della pizza in una scatola da asporto a forma di pizza e me ne sono tornato sconsolato in albergo. Il giorno dopo ho completamente dimenticato questo spicchio e me ne sono andato in giro. Quando poi, aperta la porta della mia stanza, sono stato colpito dall'odore di cipolle e verdure varie. La pizza! L'avevo completamente rimossa! Ed è così che è nato un nuovo test: la pizza del giorno dopo. Sarebbe stata ancora commestibile? Il cornicione sarebbe stato ancora croccante? La pizza sembrava intatta, come mummificata, ed è a questo punto che ho cominciato a trovare i primi difetti. Il fondo presentava una certa quantità di farina non cotta, probabilmente raccolta dalla pala con cui è stata tirata fuori dal forno, oppure presente sul fondo del forno tenuto a bassa temperatura. La grande quantità di grassi e condimenti a lungo andare è riuscita a penetrare anche un impasto tenace come questo. Guardate il segno dell'unto su 3/4 di fondo della pizza. Ma adesso la prova più importante, la caccia al tesoro. Cosa si nascondeva sotto lo strato di ingredienti? Ecco il tesoro dell'impasto ancora crudo! E in effetti, sotto tutta quella quantità di ingredienti, era davvero improbabile che l'impasto potesse cuocere in maniera corretta. Ed ora, alla scoperta del cornicione! Una volta aperto, ho trovato dei grumi bianchi che potrebbero essere o farina oppure il tipico effetto da impasto lievitato velocemente e non omogeneamente, tipico degli impasti da 2 ore di lievitazione con tantissimo lievito. Ed ecco il mio tesoro, quello vero: finocchio, salame, mozzarella, salame piccante, salsiccia fresca, peperoni. Per farvi capire, con la quantità di ingredienti trovati su una fetta, avrei potuto condirci una pizza intera. Ero senza parole, ma soprattutto stupito per aver digerito tutto, impasto compreso e senza alcun problema. Alla fine del mio viaggio ho pensato spesso a quella pizza e a come le differenze culturali possano modificare i gusti e le abitudini. Ciò che per me è buonissimo e migliore al mondo può essere una schifezza immonda per qualcun altro. O di come le guerre a base di canotti, pizze a ruote di carro, cornicioni alti mezzo centimetro in più e il chilometro zero non portino proprio a nulla. Il mondo ha scelto la sua pizza e purtroppo non è quella napoletana. Facciamocene una ragione. Da oggi però tutti noi abbiamo una grande responsabilità: far conoscere al resto del mondo la pizza dalla quale discendono tutte le altre, ma senza però dover denigrarle, in quanto anche loro hanno una storia ed una dignità. Allora ragazzi, lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti
dislike. Lasciatemi un bel commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, di questa pizza americana. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere una notifica tutte le volte che caricherò un video. Ricordate poi che sono su Udemy con il mio corso di pizza fatta in casa, The Art of Pizza Making, che è un corso in inglese. Poi mi trovate su Telegram, il mio nuovo canale Telegram Gigio Pizza, cercatemi così, oppure cliccate sul link qui in basso t.me/gigiopizza. Infine sono su Instagram come Gigio Pizza sempre e su Facebook come Impasto in Fuga. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!